Nel 1879 Vincent van Gogh decide di raggiungere la cittadina di Courrières, in Francia, per conoscere il pittore Jules Breton. Partendo dal Borinage, in Belgio, dove aveva terminato il suo lavoro di predicatore evangelista tra i minatori della zona, decide di intraprendere un viaggio colto da un irrefrenabile desiderio di poter vedere da vicino i quadri del suo artista preferito. Spende i suoi 10 franchi in treno, ma rimane presto all'asciutto. Percorre a piedi 70 chilometri, con i piedi piagati dalla fatica, senza perdersi d'animo, guadagnando qua e là una crosta di pane in cambio di alcuni disegni, bivaccando in piena campagna, una volta dormendo in una carrozza abbandonata che al mattino era piena di brina, un'altra volta in un pagliaio dove una pioggia sottile lo sveglia in piena notte, fino alla tanto desiderata meta, lo studio di Jules Breton. Durante quel faticoso tragitto, Vincent, nella totale miseria e senza forze, deciderà di diventare un pittore. Scriverà in una lettera a suo fratello Theo queste parole: «Nonostante tutto, ritornerò ancora a galla, riprenderò la matita che ho abbandonato nel mio grande scoraggiamento e mi rimetterò a disegnare. E da allora mi sembra che sia tutto cambiato per me. E ora sono in cammino e la mia matita è diventata più docile e sembra diventarlo di più giorno per giorno. Mi piace immaginare che uno dei pittori più importanti e famosi della storia dell'arte abbia compiuto un viaggio, un'esperienza avventurosa e piena di difficoltà, un percorso che lo porterà alla piena consapevolezza di sé e del suo destino. Ecco cosa ho imparato da Vincent van Gogh e da questo suo pellegrinaggio. Quando un uomo rivolge tutta la volontà verso una data cosa, finisce sempre per raggiungerla. Senza soldi, senza un tetto sotto il quale dormire, Vincent affronta un viaggio nella campagna francese con ogni tipo di discomfort. In uno stato d'animo abbastanza malinconico e massacrato dalla fatica, così come descrive in una lettera a Theo, Vincent sente sempre più forte il richiamo della sua meta e più aumenta la fatica e più cresce la convinzione della sua scelta. Quante volte nella tua vita hai raggiunto un obiettivo grazie alla tua forza di volontà? Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Tiziano, Mantegna e l'architetto Palladio sono solo alcuni degli artisti che compiono uno o più viaggi verso Roma, dove ammirano i capolavori dell'antichità e studiano opere di pittori, scultori, architetti e scalpellini. Sono esperienze formative nella bellezza dell'arte, dalle quali gli artisti traggono spunti per le loro opere successive. Sembra quasi facile ispirarsi nel maestoso e meraviglioso contesto artistico che Roma offre. Anche Van Gogh studia gli artisti contemporanei e frequenta musei, si lascia influenzare dagli impressionisti, ma a differenza di molti altri è capace di cogliere la bellezza anche nelle luride stalle dei contadini, nella povertà, nel sudiciume, nei visi seri e imbronciati dei minatori. Pensa per esempio ai Mangiatori di patate, è un'opera straordinaria che ho avuto la fortuna di vedere al Museo Van Gogh ad Amsterdam. È un dipinto catalizzante di grande intensità emotiva. Rappresenta la condivisione di un pasto in una casa contadina, in un luogo che sa di muffa, di stalla. I protagonisti condividono delle patate come se fossero la cosa più preziosa al mondo. Le persone in questo quadro hanno delle sembianze animalesche, eppure hanno una grande dignità umana. I Mangiatori di patate è un'opera che mi ha commosso moltissimo e l'artista ha colto la bellezza dei sentimenti più che delle forme estetiche. Durante il suo viaggio verso Courrières, Vincent vede numerosi soggetti degni di essere ritratti.
il cielo della Francia terso e limpido, i pagliai, gli stormi di corvi, i contadini, i vangatori, i garzoni che guidano i carri, donne con le cuffie bianche, i minatori con la faccia stanca e miserabile, anneriti dalla polvere di carbone. Sono tutti soggetti che prenderanno forma e vita nei suoi dipinti. Vincent scrive: ho visto delle cose interessanti e si impara a vedere con un occhio diverso a contatto con le tristi prove della miseria. L'esperienza di un viaggio diventa ancora più autentica se impariamo a guardare oltre la superficie delle cose. Il viaggio è più importante della meta. Quando Vincent arriva a Courrières, rimane deluso dall'esterno dello studio del pittore realista naturalista Jules Breton, e queste sono le sue testuali parole. L'esterno dello studio mi ha un poco deluso, essendo uno studio tutto nuovo, una nuova costruzione in mattoni, di una regolarità metodista, d'aspetto inospitale e agghiacciante e imbarazzante. Se avessi potuto vedere l'interno non avrei più pensato all'esterno, credo, anzi ne sono sicuro, ma che vuoi, l'interno non ho potuto neppure vederlo di sfuggita, perché non avevo il coraggio di presentarmi per entrare. Van Gogh racconta a suo fratello Theo di questa esperienza memorabile, di quanti soggetti artistici ha visto nella campagna francese, di come si senta cambiato e di quanto desiderio abbia di tornare a dipingere. L'esperienza di percorrere a piedi 70 km sotto le intemperie della natura e la povertà lo ha cambiato. Che importa se poi non ha conosciuto Jules Breton? Albert Einstein diceva: io amo viaggiare, odio arrivare. Anche il viaggio della nostra vita dovrebbe essere così. Godiamo del processo, non pensiamo solo ai risultati e agli obiettivi. Vincent van Gogh è uno dei pittori più famosi al mondo, un artista di grande talento e sensibilità. Ma pochi sanno che Vincent scrive molto bene. Se hai l'occasione di leggere Lettere a Theo della casa editrice Wanda, di cui ti lascio il link in descrizione, scoprirai l'uso magistrale e originale con cui Vincent usa le parole e descrive il suo percorso artistico e la sua quotidianità. Il libro raccoglie tutte le lettere che Vincent ha scritto al fratello Theo dal 1872 fino a 2 giorni prima di morire suicida nel luglio del 1890. Ci sono veramente tanti spunti di riflessione. E tu ti sei mai fatto ispirare dalla vita di un artista?